I like it with you. I like it with you. I like it with you. In the sand and the we ain't got no plans. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero molto elegante, la clutch nuvoletta. Guardate, se non è davvero un colpo d'occhio, l'ho realizzata con la fettuccia gemma scintillante di Borgo dei Pazzi, ma prima di andare a vedere tutto quello che ci occorre per il progetto di oggi vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e di seguirmi sui social, soprattutto su TikTok. Adesso vediamo tutto l'occorrente per il progetto di oggi. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi con lo sconto del 30% nelle date indicate e come al solito potrete scegliere tra le tante tonalità presenti di questa bellissima fettuccia scintillante gemma, guardate, è meravigliosa e soprattutto facilissima da lavorare. Il kit comprende 2 rocche da 150 grammi appunto di questa bellissima fettuccia, nel mio caso ho scelto la numero 13, una coppia di manici abbinati alla tinta scelta da circa 48 cm dotati di moschettoni, una chiusura a molla da 19 cm e una base perforata ovale da 21x8. Io per il primo giro utilizzerò l'uncinetto numero 3, così passerà più facilmente la nostra fettuccia. Per tutto il resto della lavorazione il numero 6, ma per il gemma potrete utilizzare anche un 6,5 o addirittura un numero 7. A questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Partiamo dalla base, io inizierò dal lato corto, prendo l'uncinetto più piccolo, quindi nel mio caso il numero 3, inizio dal punto centrale e inizio con un punto basso e nel frattempo la codina la andiamo a lavorare insieme, così verrà fissata. Su questo punto centrale io farò solo un punto basso, mentre nei 3 seguenti ne andrò ad inserire 2. Chiaramente è un po' più difficoltoso lavorare con questo uncinetto che è davvero molto piccolo, ma è l'unico modo per far passare, quindi senza difficoltà, il nostro filato, in questo caso la fettuccia. Quindi vedete, qui ne ho fatti 2 in questo seguente e 2 anche in questo all'angolo. Sul lato lungo invece andiamo ad alternare un punto basso, 2 punti bassi, un punto basso e 2 punti bassi fino ad arrivare a questo punto. In questo modo, perché se ne faccio 2, io ho già fatto delle prove, vengono troppi punti e la borsa si allarga troppo. Quindi questo per me è lo schema migliore. Vedete? Arriviamo a questo punto e vi faccio rivedere come creare l'angolo, questo qui più corto. Completato il lato lungo, ci ritroviamo qui e cosa facciamo? I primi 3 facciamo 2 punti bassi in ogni foro, in quello centrale 1 e in questi 3 ne facciamo 2. Esattamente come abbiamo fatto all'inizio. Perché proprio nella zona dove c'è la curva bisogna creare qualche aumento, altrimenti poi il nostro lavoro si andrà ad imbarcare. Qui al centro, come abbiamo fatto all'inizio, uno solo, quindi un solo punto basso e nuovamente facciamo, aspettate un attimo, ne facciamo 2 in questi 3, così completiamo il lato corto. Ed ecco fatto. Non vi preoccupate se in questo momento il lavoro tende ad imbarcarsi, ma nel momento in cui poi andiamo a fare i giri seguenti con il numero 6 non si vedrà più. Quindi siamo arrivati da questa parte, adesso rifacciamo quello che abbiamo fatto da questa parte. Partiamo con 1 e alterneremo un punto basso con un aumento, un punto basso e un aumento.
quindi la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi 2 e 1. E così a seguire. Qui nuovamente i 3 punti dove faremo gli aumenti e poi andiamo a chiudere con punto bassissimo sulla prima maglia effettuata. Quindi completiamo e ci rivediamo per vedere come proseguire. Ho completato il giro, adesso posso finalmente prendere l'uncinetto corretto, nel mio caso il numero 6, ho chiuso con una maglia bassissima, catenella, e adesso sotto ogni maglia andiamo a creare un punto basso in costa. Quindi entriamo solamente nell'asola esterna, quindi non tutto il punto ma solamente questa, e andiamo a creare questo giro senza creare aumenti, quindi sotto tutte le maglie che ci troviamo disponibili. E questo sarà il nostro primo giro. Lo completiamo tutto e ci rivediamo a questo punto. Arrivata a fine giro, chiudiamo con una maglia bassissima sul primo punto effettuato. Adesso andiamo a realizzare altri 2 giri a punto basso non più in costa, quindi normali, per cui catenella e sotto ogni maglia disponibile realizziamo i nostri punti bassi senza aumenti, quindi i punti che ci ritroviamo sotto in questa maniera. Vedete con quanta facilità si lavora questa fettuccia, è davvero eccezionale. Vedete? Quindi oltre questo giro ne facciamo un altro e ci rivediamo per iniziare il punto pelliccia. Ho aggiunto un altro giro sempre a punto basso, quindi in totale sarà 1 in costa e 3 normali. Adesso siamo pronte per realizzare il punto pelliccia. Quindi abbiamo chiuso, adesso facciamo una catenella e adesso guardate cosa bisogna fare. Si entra in questo punto, quindi in quello sottostante, si prende il filo, si fa uscire e si crea questo ciuffo dell'altezza desiderata, quindi più o meno io faccio in questo modo. Poi riprendo il filo, rientro nello stesso punto, quindi in questo modo, estraggo e chiudo con una mezza maglia alta in maniera tale da fissarlo. Vedete? Rientro, faccio la stessa identica cosa, prendo il filo, lo faccio uscire, più o meno lo devo fare della stessa lunghezza, vedete? Quindi riprendo il filo, lo blocco col dito così non si muove, rientro, prendo il filo e chiudo con una mezza maglia alta in maniera tale che viene fissato perfettamente e continuo, quindi entro, estraggo il filo, lo allungo, cerchiamo di farlo quanto più uguale possibile, prendo il filo, blocco qui così non si muove, rientro nello stesso punto e vado a bloccarlo con una mezza maglia alta in questa maniera. Guardate quanto è bello. E continuo, faccio la stessa identica cosa, ve lo faccio rivedere un'altra volta. Quindi sono entrata nel punto successivo, estraggo la fettuccia, me la sistemo, poi riprendo il filo, blocco col dito per evitare che si possa spostare e accorciare, quindi rientro, riprendo il filo e chiudo con una mezza maglia alta e poi ce lo andiamo a sistemare. Vedete? È veramente molto carino, quindi facciamo tutto il giro in questa maniera e ci vediamo qui. Completato il primo giro, vedete, guardate quanto è bello. Adesso io vado a fare 2 giri di punto basso prima di rifare nuovamente il punto pelliccia.
Io adesso, per dargli quella forma particolare che avete visto in anteprima, io in questo primo giro vado a fare delle diminuzioni e ne vado a fare una qui, due qui, quindi una qui e una qui e altre due da questa parte. E le farò per questo primo giro, invece quello successivo senza diminuzioni. Quindi io mi ritrovo qui, faccio una catenella, inizio proprio sul primo punto, io entro, estraggo, non chiudo, vado in quello successivo e qui ho fatto la prima diminuzione, perché così praticamente vado leggermente a stringere. Poi continuo, vi faccio vedere anche la prossima, più o meno negli altri angoli. Quindi qui lavoro normale, poi più o meno qui ne vado a fare un'altra. Quindi entro, non chiudo, entro in quello successivo e poi li chiudo insieme. Proseguo. Quindi arrivo poi più o meno dall'altra parte, ve lo faccio vedere, e ne vado a creare un'altra. E questo lo farò solamente, ripeto, per questo giro. Faccio un altro punto, più o meno mi trovo qui all'angolo e faccio la stessa cosa, entro, non chiudo, vado in quello successivo e le chiudo insieme. Così praticamente gli comincio a dare quella forma. Ne farò un altro qui e altri due in questo punto. Quindi il prossimo giro lo facciamo senza e ci rivediamo per rivedere un'altra volta come realizzare il punto pelliccia. Ho finito i miei 2 giri a punto basso e vi ricordo che il primo io ho effettuato qualche piccola diminuzione per creare già questa forma. Adesso ripartiamo nello stesso modo per il secondo giro a punto pelliccia, quindi abbiamo chiuso con punto bassissimo, faccio una catenella e nuovamente nello stesso punto entro, estraggo e decido più o meno dove far cadere quest'altro ciuffetto e io ho deciso di farlo in questo modo. Blocco col dito, entro e chiudo con una mezza maglia alta. Vedete? E proseguo sempre nello stesso modo. Quindi entro, estraggo, prendo, blocco col dito, rientro e si chiude con una mezza maglia alta. Vedete? Quindi entro, estraggo, allungo, cerco di farli più o meno tutti uguali. Vedete? Riprendo il filato, entro e faccio una mezza maglia alta. Vedete? Questo sarà il risultato. Adesso noi che cosa facciamo? Completiamo questo giro, facciamo altri 2 giri di punto basso perché ogni punto pelliccia sarà separato da 2 giri di punto basso. Se finito questo vi rendete conto che avete un'apertura ancora un po' troppo larga, rifarete un giro con piccola diminuzione. Quindi in totale i giri a punto pelliccia saranno 5, quindi li facciamo tutti, li alterniamo ai famosi 2 giri a punto basso e ci rivediamo per vedere come proseguire. Completati tutti i 5 giri a punto pelliccia, adesso noi prima di fare l'ultimo giro a punto basso andiamo a vedere se la nostra apertura è perfetta. Quindi la controlliamo, deve essere abbastanza morbida e ci siamo. Quindi nel caso in cui voi vi trovate con un'apertura un po' più grande, fate quest'ultimo giro di punto basso con delle diminuzioni. Quindi fatto questo io appunto faccio l'ultimo giro, punto basso, punto su punto e poi finito questo ci rivediamo per iniziare la cucitura della nostra chiusura.
Siamo pronti per la cucitura, quindi io intanto ho legato la mia chiusura e la cosa più importante che dovete fare per la riuscita delle clutch è centrare, quindi praticamente io ho preso il centro del lato corto che deve coincidere con questa parte della chiusura, vedete? In maniera tale che così si chiuderà perfettamente e non sembrerà storta. Adesso quindi ho tagliato il filo, vi faccio anche vedere che qui per permettere questa parte di chiudersi perfettamente ho lasciato 3 punti, stessa cosa da questa parte, quindi io qui non vado a lavorare ma farò delle catenelle, comunque adesso ve lo faccio vedere. Quindi io adesso riprendo il mio filato, mettiamo anche qua dentro, vedete ne sta avanzando abbastanza, quindi con 2 rocche siete tranquille. Allora io prendo di nuovo la mia bellissima fettuccia, faccio un cappietto e mi vado ad agganciare qui in maniera tale che vi faccio vedere come creare questo lato. Io farò un punto basso in ogni maglia sottostante, quindi non occorre fare molti punti in più perché capita, dipende il filato che si utilizza, che spesso per non far vedere questa parte si fanno magari più passaggi nello stesso punto. Quindi intanto io prendo anche la codina e me la vado a lavorare, vado sul secondo punto e mi sposto, vedete? Adesso che cosa faccio? Vado a lavorare il punto dove c'è questo segnapunti, poi qui ne salto 3, vedete 1, 2, 3 e faccio 3 catenelle, così mi sposto facilmente, tolgo quest'altro marcapunti e proprio su questo, quindi 1, 2, 3, su questo continuo la mia lavorazione. Io ho già fatto delle prove, in questo modo la nostra chiusura appunto si chiuderà, scusate il gioco di parole, perfettamente. Quindi io continuo, proseguo, vedete? Qui rimane aperta ma non ha importanza, nel resto della lavorazione è abbastanza fitta. Quindi noi che cosa facciamo? Lavoriamo tutta questa parte, qui lasciamo al solito i nostri 3 punti e facciamo le catenelle come vi ho fatto vedere. Poi una volta che abbiamo terminato la cucitura non ci resta che prendere i manici, uno da questa parte e uno dall'altra parte, andiamo a prendere la misura e ci agganciamo direttamente col moschettone alla lavorazione. Quindi fatti questi 2 passaggi ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui questa meraviglia completata, ma guardate quanto luccica questa fettuccia gemma, è davvero un colpo d'occhio. Infatti secondo me questo modello insieme a questa bellissima fettuccia è perfetta per le cerimonie di questo periodo. Alla fine io ho utilizzato 220 grammi di fettuccia e questo è quello che mi è rimasto, circa 80 grammi, e potete anche realizzare un piccolo portamonete da inserire in questa splendida borsa. Io avevo un'altra tonalità a disposizione, guardate, e ne ho realizzata un'altra. Secondo me veramente è eccezionale. Vi ricordo che il kit è sconto del 30% nelle date indicate su gomitoli.com e potrete scegliere tra le tante tonalità presenti del cordino, anzi della fettuccia gemma. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale, seguitemi anche sui social, soprattutto su TikTok. E un'altra cosa, vi ricordo l'appuntamento settimanale, ogni lunedì alle ore 17 saremo in live insieme a Borgo dei Pazzi. Ci vediamo alla mia prossima creazione. And when you pull the strings